Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una deliziosa torta gelato fatta in casa. Provatela perché è davvero straordinaria. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio libro La ricetta della serenità è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Inoltre su Amazon trovate tutte le altre mie pubblicazioni. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Nella preparazione della nostra torta gelata andremo per gradi. Nella prima fase andremo a sciogliere del cioccolato fondente e creeremo poi due dischi. Metteremo sul cioccolato fuso della granella di nocciola e per preparare i due dischi io andrò ad utilizzare il fondo di uno stampo a cerniera da 20 cm. Per prima cosa porto il cioccolato a microonde. Chi di voi non vorrà utilizzare il microonde potrà utilizzare il metodo del bagnomaria. Eccolo qui, il cioccolato come deve risultare. Io l'ho fatto andare per 50 secondi. Adesso lo lavoro con il cucchiaio affinché fonda completamente e diventi liscio e lucido. Ora dobbiamo segnare la carta su cui andremo a mettere il cioccolato. Io non uso matite, ma mi avvalgo così della punta di un coltello. Non incido, ma segno soltanto, vedete? E quindi vado così a mettere il cioccolato. 2 cucchiai bastano. E poi lo stendo. Mi tengo un pochino all'interno dei bordi perché il disco dovrà essere più piccolino dello stampo in cui andremo a realizzare la torta. Così può andare, non occorre essere estremamente precisi. Ora metto la granella. La granella sarà l'elemento croccante della nostra torta gelato. E ripeto l'operazione per creare l'altro disco. I miei dischi sono pronti. Ora, con l'aiuto di un vassoietto piano da pasticceria, vado a prenderli e li porto in freezer. Nella seconda fase della preparazione abbiamo bisogno di panna da montare, la mia è una panna vegetale, abbiamo bisogno di cioccolato spalmabile alle nocciole, abbiamo bisogno di latte condensato, i pesi li troverete specificati in info box. Nel frattempo ho preparato già lo stampo, ho imburrato le pareti e le ho foderate di carta da forno. Come vedete nello stampo non ho messo il fondo per praticità, ma metterò lo stampo direttamente su un vassoietto da pasticceria. Ora la prima cosa che vado a fare è montare la panna. Non deve essere montata in maniera ferma. La panna è semi montata, vedete? E così deve essere. Ora andiamo a mettere all'interno della panna il latte condensato. E lavoriamo ancora. Ora un terzo della crema che abbiamo ottenuto andiamo a metterlo nella ciotola del cioccolato. E andiamo ad unire con il frullatore. E la crema al cioccolato è pronta. Ora possiamo cominciare a inserire le creme all'interno dello stampo. Iniziamo così con la crema bianca, ne metterò la metà.
Così può andare. Prendo il primo disco di cioccolato che avevo messo in freezer. Eccolo qui, il disco è pronto. Lo stacco dalla carta da forno. Lo rovescio. Ecco. Vedete, è leggermente più piccolo proprio perché così non abbiamo avuto problemi ad inserirlo. Ed ora mettiamo il secondo strato di crema al cioccolato. E distribuiamo. Direi che così può andare e ora inseriamo l'altro disco. E ora finiamo di mettere l'ultimo strato di crema bianca. Ne lasciamo un pochino da parte che andrà poi più montata e ci servirà per la decorazione finale della torta quando uscirà dal freezer. A questo punto con la spatola cerchiamo di rendere la superficie più regolare possibile. Ora con una spatola dentata, nel mio caso, vado così a creare una sorta di decorazione. Potrete usare anche i rebbi di una forchetta. E ora la nostra torta va in freezer. Appena uscita dal freezer, dopo oltre 6 ore di riposo. Adesso apriamo lo stampo. Togliamo così la carta. Con la spatola dentata diamo una sorta di rifinitura, così, tutta intorno, facciamo 2 giri. E adesso io uso la mia fantasia, voi userete la vostra, vado a creare una sorta di rifinitura, così. Ecco qui, vedete? Abbiamo creato un pochino di movimento. La stessa cosa possiamo farla tutta intorno. Andiamo a fare così dei ciuffettini. Ora lo vedrete, cercherò di farvelo vedere. Così, vedete? Sulla base. Li faccio tutto intorno. Vedete? Potrebbe già andare bene così. Se vogliamo dare un pizzico di colore possiamo anche aggiungere qua e là qualche ciliegina candita, così, in questo modo. Potrebbe essere sufficiente così. Se vogliamo riprendere il tema che abbiamo messo all'interno del croccante, mettiamo appena un pizzico così. Non deve essere coprente, facciamo una sorta proprio di coroncina e non andiamo a coprire l'effetto pettinato che abbiamo dato alla nostra torta. Semplicemente così, una piccola quantità. Io mi fermerei così.
E la nostra torta gelato è pronta per essere servita. Adesso andiamo a tagliare la nostra torta gelato e vediamo un po' com'è. Eccola qui. La poggio di nuovo qui e vi giro leggermente il vassoio. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che la mia torta gelato fatta in casa sia stata di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie ricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.